Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina Guriu. Se non avete ancora abbonato il canale fatelo adesso, lasciateci un qualche like e commento se vi piacerà questo episodio e se volete supportarci potete farlo tramite Patreon oppure prenotando uno dei tour virtuali o live. Vi lascio in merito tutte le informazioni in descrizione e nel primo commento. Bene. Oggi vi parlo del primo assedio degli Ottomani a Vienna del 1529. Nel 1453 gli Ottomani conquisteranno Costantinopoli e da quel momento in poi si allargheranno sempre di più fino ad arrivare un giorno a bussare alle porte dell'Occidente. All'allora sultano Sulimano il Magnifico lascerà Costantinopoli, l'odierna Istanbul, con un'armata di 150.000 uomini e a comandare l'esercito sarà il Gran Visir Ibrahim Pasha. Fortunatamente però non potranno portare con sé tutti i cannoni di cui volevano disporre per abbattere le mura della città di Vienna e quelle rimangono bloccate in Ungheria in quanto le strade erano bagnate e disastrate. Com'è la situazione a Vienna? Intanto chi governa su queste parti era Ferdinando I, il fratello dell'imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V, penso lo conosciate, e a Vienna purtroppo abbiamo ancora le mura medievali e altrettanto gran parte della milizia lascia la città di Vienna e ne rimangono soltanto circa 400 di questi soldati. Fortunatamente però il sindaco di Vienna, Wolfgang Treu, non abbandona i viennesi, rimane qui e ad organizzare la difesa della città saranno il conte Niklas Salm, che è abbastanza conosciuto da queste parti, ed altrettanto il duca palatino, il conte palatino Philipp, che arriverà a Vienna con un'armata di circa 17.000 lanzichenecchi, armati con le armi da fuoco più moderne di quell'era, ovvero gli archibugi. Come organizzano la difesa? Intanto chiudono tutti gli accessi alla città, con unica eccezione vengono murate tutte le porte, poi tutto quello che era intorno alle mura viene bruciato, distrutto, questo per lasciare meno punti di riparo possibili agli ottomani, anche se non riusciranno a distruggere tutto quanto, e verranno silenziate tutte quante le campane. Gli ottomani arrivano a Vienna il 27 settembre 1529 e il sultano, appunto Sulimano il Magnifico, offrirà ai viennesi di potersi rendere. I viennesi dicono col cavolo, quindi vanno avanti, e quello che proveranno a fare gli ottomani è quello di distruggere le mura difensive della città, minandole proprio da sotto, quindi scavando sotto per farle saltare via, ma anche dall'esterno. I viennesi cosa fanno? Loro pongono dei barili d'acqua vicino alle mura, che erano vicino al centro storico. Qui siamo nel terzo distretto che non faceva parte del centro storico della città, e per vedere se si creavano delle onde, sapevano che proprio in quel punto stavano scavando gli ottomani e quindi potranno andare incontro per fermarli. La situazione sarà davvero al filo del rasoio, verranno aperte svariate brecce. Anche il penultimo giorno ne verrà aperta una grande, ma fortunatamente le macerie cadranno verso l'esterno, motivo per cui gli ottomani non potranno conquistare la città ed oltre a ciò dovranno abbandonare la città di Vienna, dovranno lasciarla perché stava arrivando l'inverno e non avevano più abbastanza viveri per andare avanti, anche perché non ne arrivavano più dall'Ungheria e tutta la zona intorno a Vienna era stata completamente saccheggiata. Ora, perché stiamo girando questo episodio qui? Potremmo girarlo vicino al centro storico? Intanto non ci sono tanti resti di queste mura medievali di quel tempo. Secondo, proprio qui alle mie spalle c'era un tempo il Niklas Kloster, il monastero di Niklas, e proprio qui in questa zona che arrivarono per la prima volta gli ottomani a Vienna, e questo monastero venne distrutto, bruciato e non venne mai più ricostruito come tante delle altre strutture che vi erano intorno al centro storico della città di Vienna. Bene, con questo io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo la settimana prossima con il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Grazie mille e ciao! E altrettanto un qualche così come si dice fis moll do re mi fa sol la si, o prenotando dei tour virtuali o prenotando uno dei tour virtuali o live. Vi lascio
Voce del verbo prenotantare. Io prenotanto, tu prenotanti, tante prenotazioni. Se non avete ancora abbandonato il canale,